tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo di flessibilità accomodativa o di facilità di accomodazione, un test che ci offre una misura quantitativa e qualitativa della facilità o della scioltezza con cui il sistema accomodativo passa dalla fase di contrazione a quella di rilassamento e viceversa. Fondamentalmente questo test è utilissimo nella pratica clinica poiché ci permette di evidenziare disfunzioni binoculari di natura accomodativa. Il test viene eseguito attraverso un flipper sferico di 2 diottrie perché si ritiene che a 40 cm lo stimolo accomodativo sia di 2,5 diottrie, ma si considera anche un lag accomodativo medio di 0,5 diottrie e quindi ecco perché si usa il flipper di 2 diottrie sferiche. Però c'è anche da dire che non tutti gli esaminati svolgono il loro compito visivo prossimale a 40 cm, c'è chi lo svolge a una distanza inferiore e chi ad una distanza superiore, quindi due sono le soluzioni in questo caso: o si ricalcola il flipper in base alla distanza di lavoro dell'esaminato e quindi scegliamo un flipper ad hoc per ogni esaminato, oppure dobbiamo comunque sia utilizzare il flipper di 2 diottrie sferiche a 40 cm e poi tenere conto della distanza di lavoro dell'esaminato nel risultato, quindi confrontarla con il risultato. Il target impiegato non è altro che una colonna verticale di lettere che praticamente viene disposta possibilmente su un banchetto rialzato, su un piano inclinato, o comunque sia viene data in mano all'esaminato. Oppure diciamo il target migliore sarebbe un Vectogram 09 Acuity Suppression, il quale ci consente di esaminare anche la binocularità e quindi di capire se ci sono eventuali soppressioni che vanno a produrre un calo di performance nell'attività visiva prossimale dell'esaminato. La distanza di lavoro deve essere comunque sia quella abituale, di lettura abituale o quella di revip, questa è quella diciamo più indicata. Il test come si esegue? Il test praticamente si esegue anteponendo il flipper davanti agli occhi dell'esaminato e si inizia prima con il lato negativo del flipper e si chiede all'esaminato di leggere e dire che vede nitida una lettera. Appena lui ci riferisce che la vede nitida, passiamo al lato successivo del flipper, a quello positivo, e la procedura si ripete e così ancora per un minuto. Praticamente il risultato viene annotato in cicli al minuto, dove un ciclo è praticamente la visione nitida del target sia con il lato negativo che con quello positivo del flipper in successione. Quindi annotato ciò, praticamente abbiamo il risultato del test di flessibilità accomodativa che diciamo nella norma dovrebbe essere fra 8 e 10 cicli al minuto. Risultati ovviamente inferiori vanno ad evidenziare probabili disfunzioni accomodative. Però non si deve solo guardare l'aspetto quantitativo del test e del risultato, ma anche quello qualitativo, ovvero dobbiamo osservare come l'esaminato svolge il test nell'arco di un minuto, quindi dall'inizio alla fine. Potrebbe avere ad esempio un calo di performance, quindi la sua performance cala ad esempio verso la fine, oppure potrebbe preferire uno dei due lati dei flipper. Dunque, questo è tutto per il test di flessibilità accomodativa. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Io vi aspetto alla prossima con tanti opto video. Bella Opto Style!